Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi faremo un ultimo video inerente al mio set di chimica. Come potete vedere oggi ci dedicheremo al microscopio ragazzi. Prima di iniziare il nostro video e vedere ciò che ci occorre per questo nuovo tutorial, ragazzi vi invito a iscrivervi al mio canale e se vi è piaciuto e se vi piacerà, scusatemi, questo video, di lasciare un like e di commentare se volete qualche richiesta particolare, io sarò felice di accontentarvi. Adesso procediamo col video, vi mostrerò cosa ci occorre per poter realizzare un microscopio così. Ciò che ci occorre ragazzi sono i colori primari, ovvero principali per questo microscopio. Allora, il grigio chiaro, un grigio scuro e avremo bisogno della lana nera. Poi per i piccoli dettagli avremo bisogno della lana gialla, della lana blu e del rosso. Poi ci servirà un piccolo cartoncino per la descrizione della lunghezza dimensione del nostro cartoncino, ve la lascerò qui nella descrizione, un cartoncino. Poi ci servirà dell'ovatta per poter imbottire il nostro lavoro. Non potranno mancare le forbici, il nostro uncinetto, ago da lana, marcapunti, ovviamente non potranno mancare gli occhietti da mettere al nostro microscopio, perché come potete sapere se mi avete seguito in tutti gli altri video, per rendere carino il mio set di chimica ad ognuno ho aggiunto degli occhietti, quindi gli occhietti, e per finire del cotone nero per poter fare la bocca al nostro microscopio. Adesso ragazzi vi lascio al tutorial, spero che vi piacerà e vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al mio canale. Inizieremo il nostro lavoro partendo con la lana grigia, dove faremo la base del nostro microscopio. Farò 3 catenelle iniziali, quindi il mio nodino iniziale, farò 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella prima maglia o nella prima catenella fatta farò una maglia alta, uno, ne farò 3 nello stesso punto, 2 e 3. Poi farò 2 catenelle aggiuntive e nello stesso punto farò altre 3 maglie basse, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e di nuovo nel centro faremo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vedete, a questo punto del lavoro, come se potete far caso, sto facendo tipo il lavoro del granny square, quindi sto facendo una base quadrata, c'ho il primo angoletto qua, il secondo angoletto qua, facendo adesso 2 catenelle e rifacendo altre 3 maglie basse creerò un terzo angolo, quindi farò altre 3 maglie alte nel centro, 1,
quindi avrò a questo punto un angolo, due angoli, tre angoli, e adesso l'ultima fase andrò a creare l'ultimo angolo, e farò di nuovo due catenelle e farò di nuovo 3 maglie alte nel centro, 1, 2 e 3. Quindi eccolo la nostra base quadrata. Abbiamo 1, 2, 3, 4 angoli. Andiamo nella terza, scusate, catenella fatta della prima maglia alta e faremo una maglia bassa. A questo punto farò 3 catenelle e nello stesso punto, quindi dove ho questo foro, farò altre 2 maglie alte, perché queste 3 catenelle conteranno come una maglia alta, quindi ne farò altre 2. 1 e 2. Io ho posizionato il marcapunti così da rendermi conto qual è il primo angolo dove ho iniziato. Allora adesso ho fatto le 3 catenelle, ho posizionato il mio marcapunti così da rendermi conto il primo angolo da aver fatto. A questo punto, ragazzi, nello stesso punto dove ho fatto le 3 catenelle andrò a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Poi farò a questo punto 2 catenelle e nello stesso punto andrò a fare altre 3 maglie alte, quindi in un totale in ogni angolo avremo 6 maglie alte, 2 e 3. Poi andrò nel prossimo angolo, farò 3 maglie alte, 1, 2 e 3, poi farò 2 catenelle scusatemi, 1, 2 e nello stesso angolo altre 3 maglie alte, quindi procediamo così in ogni angolo fino ad arrivare al nostro marcapunti con fare 3 maglie alte, 2 catenelle e altre 3 maglie alte. Da ricordare, quando arriveremo al nostro marcapunti non dovremo fare 6 maglie alte qui, ma dovremo semplicemente farne 3, poi lo vedremo insieme. Ecco ragazzi, arrivati al marcapunti, ciò che faremo adesso dovremo fare nel foro di dove c'è il marcapunti 3 maglie alte, poi uniamo il lavoro facendo una maglia bassa. Adesso inizio sempre con le 3 maglie alte e nel forellino sottostante faremo altre 2 maglie alte. Adesso ciò che faremo, avremo successivamente un altro forellino, in ogni forellino che non sia angolo faremo 3 maglie alte, 2 e 3, e invece nel successivo che abbiamo l'angolo faremo 3 maglie alte, 2 catenelle e altre 3 maglie alte, così da formare il nostro angolo. Quindi quando ci troveremo il foro che si trova sul laterale faremo solo 3 maglie alte, invece nell'angolo faremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e tutto ciò fino ad arrivare al nostro punto iniziale del marcapunti qui.
nel punto successivo farò solo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e così ragazzi, proseguiamo così fino ad arrivare al nostro marcapunti, che sarebbe il primo angolo, e ci vediamo una volta aver raggiunto il nostro marcapunti. Una volta arrivati al nostro marcapunti farò le mie 3 maglie nell'angolo del nostro marcapunti, e 3. Eccoci qua, questa è la base del nostro microscopio. Se voi volete un microscopio molto più grande, ovviamente continuerete il giro, dove ogni angolo avrà sempre lo stesso schema: fare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e nei punti successivi dove ci sono i forellini solo 3 maglie alte. Io, visto che non voglio una base così grande, mi limiterò a questo quadrato. Adesso cosa farò? Farò un giro intorno di tutte le maglie basse, però prenderò solo la maglia interna, scusatemi, quindi lavorerò solo con la solina interna e farò un giro di tutte maglie basse prendendo la solina interna. Ci vedremo alla fine del lavoro, una volta lavorato tutto il giro con la solina interna. Una volta ragazzi fatto il giro prendendo solo la solina interna, tutto il giro, adesso lavoreremo leggermente in altezza per la nostra base. Faremo 3 giri su maglie basse per poter formare il nostro bordicino. Ci vediamo alla fine di questi 3 giri. Ed eccoci qua ragazzi, una volta ottenuta la nostra base del nostro microscopio, possiamo o semplicemente imbottirla con del cotone, oppure se la vogliamo un po' più resistente, io ho ritagliato del cartoncino, come vi ho mostrato prima, che ci sarebbe tornato utile del cartoncino. Potremmo posizionare del cartoncino alla base, ok, e poi ovviamente io già l'ho preparata, fare solo una base quadrata dove ci fermeremo al terzo giro e chiuderemo il lavoro. Non faremo il giro di maglie basse prendendo la solina interna e i 3 giri, faremo solo la parte iniziale, quella dove avremo fatto i 3 giri per creare il nostro quadrato. Una volta che avremo creato questo quadrato, possiamo unire tutto ciò alla base. Io, oltre al cartoncino, metterò anche dell'ovatta, così da renderlo un po' più e andrò a cucire questo alla base. Ci vediamo una volta aver cucito ed eccomi qui con la base del mio microscopio. Ovviamente vi lascio sotto in descrizione sempre tutto, anche la dimensione del mio cartoncino, nel caso vorreste fare un microscopio della stessa grandezza. Una volta finita la base del mio microscopio, mi dedico a fare le altre parti restanti, quindi l'appoggio laterale con il cannocchiale e le lenti che ci sono appiccicate al cannocchiale del nostro microscopio. Inizio con l'appoggio laterale e faremo con un grigio più chiaro. Allora, col nostro grigio chiaro faremo sempre il nostro anello magico e faremo 6 maglie basse al suo interno. Scusate che avendo le mani un po' secche mi sfugge la lama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, scusate,
devo arrivare a 6 maglie basse. Abbiamo 1 2 3 4 5 6. Una volta fatte le nostre 6 maglie basse, chiudiamo il lavoro con una maglia bassissima nella prima e tenerla fatta. Il secondo giro faremo un giro di tutti aumenti, quindi faremo 2 maglie basse in ogni maglia sottostante, quindi da ottenere a fine giro 12 maglie basse. Una volta avute le nostre 12 maglie basse faremo un altro giro di aumenti dove faremo una maglia bassa e un aumento, quindi faremo una maglia bassa e un aumento per tutto il giro e avremo 18 maglie basse alla fine del lavoro, o meglio alla fine del giro. Adesso col quarto giro faremo 2 maglie basse e un aumento, e questo sarà l'ultimo giro di aumento. Avremo 24 maglie basse alla fine di questo giro, quindi ultimo giro di aumento, faremo 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro per un totale di 24 maglie basse alla fine del nostro giro. Eccoci qua, una volta completato il nostro quarto giro, adesso dal quinto giro proseguiremo senza aumenti. Faremo un giro di maglie basse prendendo solo la solina interna, ragazzi, quindi non prenderemo tutta la maglia bassa come facciamo di solito, no, ma prenderemo solo la solina interna e faremo un giro di maglie basse prendendo la solina interna per tutto il giro, quindi sono 2 3 4, ci vediamo a fine del nostro giro. Adesso che abbiamo fatto il nostro quinto giro prendendo solo la solina interna, non dovremo fare altro che lavorare in altezza il nostro lavoro, quindi dovremo fare dal sesto giro fino al 30° giro un lavoro solo di maglie basse, quindi lavorare in modo circolare fino ad arrivare ad un'altezza che ci può, cioè che desideriamo. Io lavorerò fino al 30° giro, se voi lo volete più alto il vostro microscopio, lavoratelo più alto e quindi farete più di 30 giri. Non mi dimenticate che mentre lavorate in altezza dovete anche imbottire il vostro lavoro. Ci vediamo alla fine quando arriverò al mio 30° giro. Allora ragazzi, eccoci qua, una volta arrivati al 30° giro, come vi ho detto di non dimenticarsi di imbottire il nostro lavoro, adesso dovremo fare delle diminuzioni per chiudere il nostro lavoro. Cosa faremo? Faremo 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro fino ad arrivare al nostro marcapunti, quindi faremo lo schema di 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro fino ad arrivare al nostro marcapunti. Ed eccoci qui, arrivati al nostro marcapunti avremo 18 maglie basse. Proseguiremo i giri nelle diminuzioni. Adesso faremo un giro di diminuzione, faremo una maglia bassa e una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione. Proseguiremo questo schema per tutto il giro fino ad arrivare al nostro marcapunti. Eccoci qui, arrivati al nostro marcapunti avremo 12 maglie basse. Prima di proseguire con un altro giro di diminuzioni, che sarà l'ultimo giro di diminuzione, io andrò ad imbottire prima di poi fare l'ultimo giro di diminuzioni. Nell'ultimo giro di diminuzioni, ragazzi, faremo un giro tutte diminuzioni da avere così alla fine del nostro marcapunti 6 maglie basse, quindi andremo a fare un giro di tutte diminuzioni. Ci vedremo una volta arrivati al nostro marcapunti. Eccoci qua ragazzi, una volta completato il giro avremo solo 6 maglie basse. Io cosa farò? Taglierò il filo un po' più lungo e con un ago da lana mi aiuterò a chiudere questo piccolo ferellino che abbiamo alla fine. Se avremo bisogno di imbottire di più il nostro lavoro, imbottiremo un altro po' prima di chiudere definitivamente il nostro lavoro. Io ne ho bisogno giusto leggermente
un pochino per renderlo un po' più stabile e più compatto. Prenderò il mio ago da lana e a questo punto chiuderò questo piccolo forellino passando l'ago da lana attraverso ogni maglia restante, così da stringere il forellino e da chiudere. Quindi 1, 2, 1, di chiusura e poi nasconderò il mio filo ovviamente attraverso il lavoro. Con questo abbiamo finito il nostro lavoro. Come potete vedere, questa è la base del nostro microscopio e questa è la nostra parte di dietro, dove poi andremo dopo a fare l'oculare sopra con le lenti al di sotto. Io con questo video finisco la prima parte del nostro microscopio. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un mi piace a questo video. Se volete vedere elementi o altri video simili a questi contenuti, lasciate un commento ed io sarò felicissima di accontentare qualsiasi vostra richiesta. Ci vediamo martedì prossimo con la seconda parte del nostro microscopio. Ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao!